Giulietto Chiesa per PandoraTV.it. I missili di Trump non sono ancora partiti. Non sappiamo perché, intuiamo che a Washington è in corso uno scontro tra il presidente e i suoi persecutori, diciamo così, che lo pongono e lo tengono al guinzaglio sotto inchiesta in modo sistematico, ma comunque la buona notizia è che i missili non sono ancora partiti. Il pericolo è scampato? Niente affatto, non credo. Credo che sarebbe un grave errore se pensassimo di essere fuori pericolo. È una situazione di pericolosità senza precedenti. Bisogna risalire, credo, alla crisi dei missili intorno a Cuba nell'ottobre del 1962, Kennedy Khrushchev. La minaccia di Trump a Putin esplicita, scritta in un tweet ma purtroppo esplicita, è rimasta sospesa in aria. E basta che cambi il vento a Washington e sarà scontro diretto tra la Russia e l'America, tra la Russia e l'Occidente. Il tutto sulla base di che? Cerchiamo di fare un po' d'ordine. Sulla base di una ennesima provocazione, cioè di una fake news inventata da qualcuno, propalata da molti, in gran parte in buona fede e non verificata da nessuno. C'è stato un bombardamento con armi chimiche contro la popolazione civile fatto da Bashar al-Assad? Le uniche fonti che ne parlano sono di parte. Sono dei jihadisti tagliagole, cioè dei terroristi, che tenevano la popolazione civile di Douma in ostaggio. Informazioni ribadite da un osservatorio per i cosiddetti diritti umani, che ha sede a Coventry, che è composto da una persona che è pagata dal servizio segreto britannico. Tutte cose confermate e documentabili. I filmati sono stati inscenati dai Caschi Bianchi, altra organizzazione con sede in questo senso nelle zone occupate dai cosiddetti ribelli, pagata, organizzata, sostenuta, propagandata dai servizi segreti occidentali. I gruppi jihadisti che stavano a Douma e a Ghouta Est sono i cosiddetti ribelli siriani, armati, appoggiati dall'Arabia Saudita, finanziati dalla CIA e dall'MI britannico, oltre che dai servizi segreti francesi. Non lo dico io, lo dice l'ex ambasciatore britannico a Damasco, Peter Ford, che è stato intervistato dalla BBC, ma nessun canale italiano ha citato questa intervista, peraltro continuamente interrotto da un giornalista della BBC che non voleva che dicesse quello che comunque Peter Ford è riuscito a dire. E che cosa ha detto Peter Ford, che è, ripeto, l'ex ambasciatore britannico a Damasco, che conosce le cose e che parla apertamente, tra l'altro annunciando un grave pericolo e mettendo in guardia anche la direzione del suo paese da questo pericolo, a quanto pare senza successo. Cosa dice Peter Ford? A. Che non ci sono prove della responsabilità di Bashar Assad. B. Che l'uso di armi chimiche è stata una messa in scena, molto probabilmente. 3. Che non risultano morti avvelenati dal gas e nemmeno ricoverati in ospedale a Douma con questi sintomi. Quindi le immagini che abbiamo visto sono state fatte altrove, sono immagini fake che vengono diffuse per gettare la colpa su Bashar al-Assad senza prove. Ma io vorrei sollevare la vostra attenzione sul significato della parola gas. Non è casuale che si usi in continuazione la parola gas. Perché? Non le bombe sì, ma il gas.
viene usato per l'opinione pubblica. Così tutti pensano che Bashar al-Assad, e dietro di lui naturalmente il dittatore sanguinario Putin, è come Hitler. Hitler gassava, quindi tutti quelli che gassano fanno venire in mente Hitler. Anche Gheddafi fu ammazzato con lo stesso trucco, anche Saddam Hussein, altre armi di distruzione di massa che non sono state trovate, e nessuno che spieghi l'evidenza, e cioè che Bashar al-Assad sta vincendo, anzi in quel momento specifico stava cacciando via da Douma le ultime formazioni dei ribelli che si sono portati dietro ancora centinaia e centinaia di prigionieri, ma li ha fatti andare via per evitare altro spargimento di sangue, e non aveva nessun bisogno di usare le armi chimiche, supposto che le avesse, cosa di cui non c'è prova. Chissà perché le armi chimiche sulla sua popolazione, che come mostrano le immagini mostrate dalle televisioni russe che ho visto pochi minuti fa, dicono che la popolazione festeggia perché è stata appena liberata dai tagliagole. Perché avrebbe dovuto usare le armi chimiche contro la sua stessa popolazione che ha liberato dalla prigione in cui si trovavano dei tagliagole terroristi? Tutto questo non viene spiegato. L'Occidente, tutto intero, compattamente, distribuisce le sue accuse banditesche senza appello, anche contro l'evidenza dei fatti. Noi non sappiamo la verità, io non so quanta sia la responsabilità di Bashar al-Assad, non posso affermare che non avesse armi chimiche, sebbene tutte le informazioni che abbiamo dicono che abbiamo, non io, ma che ha l'Occidente, che le ha viste consegnare le armi chimiche, ma lasciamo perdere, qualsiasi cosa è possibile, ma intanto dovrebbero spiegarci come mai i ribelli cosiddetti, cioè i tagliagole terroristi, avevano nei sotterranei sotto Ghouta e a Douma le armi chimiche. Chi ha dato le armi chimiche ai terroristi jihadisti? Sicuramente non Bashar al-Assad, sicuramente non la Russia, quindi gliel'hanno date gli occidentali, gliel'hanno portate, gli hanno insegnato a usarle. Ma comunque, la questione vera è che noi siamo sul punto di essere portati in guerra in quanto alleati del paese aggressore, dei paesi aggressori che sono segnatamente gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia, non la Germania. Ecco, noi corriamo il rischio di essere portati in guerra sulla base di accuse unanimi, ma solo dell'Occidente, che vengono formulate per giunta da bugiardi comprovati, che hanno già ucciso 2 milioni di persone innocenti in guerre che hanno inventato negli ultimi 18 anni, non parliamo di quelle precedenti. Ma vi rendete conto della situazione in cui noi siamo? Coloro che accusano Bashar al-Assad sono dei bugiardi comprovati, da Colin Powell con la famosa fialetta, per andare più indietro alla guerra del Vietnam che fu inventata con l'incidente falso del Tonchino, ma restiamo ai fatti. Alla guerra contro Gheddafi, che era interamente inventata e che è stata organizzata per distruggere un paese, e noi crediamo a questi bugiardi? C'è gente che nei dibattiti televisivi cita la CIA, cioè l'organizzazione spionistica americana che ha organizzato tutte le sovversioni, come una fonte di informazione. Ma siamo al delirio giornalistico, politico. E questa è solo la seconda provocazione, perché nello spazio di 2 mesi contro la Russia sono state inventate 2 provocazioni, una diretta e l'altra indiretta attraverso Bashar al-Assad, tutte e 2 col gas. Notate il gas, perché il gas serve nell'inconscio della gente, è sotto il livello della coscienza, organizzati in questo modo, è l'influenza, come dire, nascosta della informazione. La prima era quella dell'affare Skripal, l'ex spia in pensione da 7 anni in quel di Salisbury, vicino a Londra. Le accuse alla Russia, ancora a gas naturalmente per rimbambire il grande pubblico, non sono state suffragate da prove. Da oltre 1 mese e mezzo non viene fuori una prova, ma sono affermazioni false. Il capo del governo britannico va in Parlamento e poi di fronte a tutto il mondo, accompagnata dal suo ministro degli esteri Johnson,
dicendo che loro hanno la certezza che si tratta della Russia, che la Russia ha fabbricato questo avvelenamento, senza spiegare neanche perché questa ex spia duplice era in Gran Bretagna da molti anni ormai, probabilmente in pensione. Ma noi abbiamo la prova che sono false, questa è una prova. Noi non eravamo lì a misurare il veleno, però la prova ce l'abbiamo. Stephen Davis, il medico dell'ospedale di Salisbury che ha accolto i pazienti, ha dichiarato al Time di Londra, non al bollettino parrocchiale di Casal Pusterlengo, ha dichiarato al Times di Londra che, avendo accolto lui i pazienti, nessuno dei 3 pazienti è stato avvelenato da un gas. Ah, sorpresa! Nessuno dei 3 è stato avvelenato da un gas, sono stati avvelenati sicuramente, ma non dal gas. Quindi abbiamo una dichiarazione, ripeto, uscita sul Times da una persona molto autorevole, cioè il diretto interessato alla verità della storia, quello che ha curato, che ha dato il primo aiuto d'emergenza ai 3 pazienti, nessuno dei 3 colpito da gas. L'inventore del famoso gas Novichok, che è stato chiamato in causa, ha detto che questo gas, Putin lo ha ripetuto, è talmente potente che una goccia potrebbe uccidere 500 persone. È un gas, si sparge nell'aria, di una potenza sterminante. Qui abbiamo 3 persone che sono sopravvissute, a quanto pare. La figlia è stata già liberata, cioè, o meglio, è già stata mandata a casa, ma non a casa sua naturalmente, è sotto custodia, non può vedere nessuno, chissà dove è andata a finire, non parlerà con nessuno mai più, per molto tempo. Il padre è fuori pericolo, quindi non era così grave, non era così potente questo veleno. In ogni caso, secondo le dichiarazioni del dottor Stephen Davis, non era gas, era un altro veleno. Quindi la May è stata già sbugiardata, ma 130 diplomatici russi sono stati espulsi dalle loro ambasciate, rimandati a casa, 60 dei quali in America per decisione di Donald Trump. Non c'è nessun segno di una resipiscenza, di un'autocritica, niente. Tutto questo è stato gettato in pasto al mondo come una verità, non era una verità, è falsa. Ma la commedia, già invereconda, continua ancora. L'OPAC, l'Organizzazione per il controllo sull'eliminazione delle armi chimiche, tira fuori ieri un documento nel quale si dice invece, contraddicendo il professor Stephen Davis, che sono stati avvelenati dal gas, ma non si dice quale gas, non c'è scritta. In quel documento la parola gas Novichok non c'è scritta neanche la parola Russia, ma tutti i giornali, sull'onda della dichiarazione della signora Theresa May, dicono che invece l'OPAC ha confermato le accuse. Tutto falso. Falso numero 1, falso numero 2, appoggiato e sostenuto da tutta la stampa britannica e naturalmente, ma che vi stupite, anche da tutta la stampa italiana. Quindi tutti i giornali non solo scrivono il contrario della verità e continuano a mentire, ma non leggono neanche i documenti. Non leggono neanche i documenti, la verifica ormai è andata a zero. E quindi noi siamo di fronte a 2 grandi provocazioni internazionali che cambiano il quadro della situazione, che ci dicono che i gruppi dirigenti dell'Occidente sono ammattiti letteralmente e ci costringono a chiederci perché lo fanno. Che cosa si propongono questi dementi? Che cosa vogliono? Non lo sappiamo. Tutto ci dice che c'è un gruppo di banditi occidentali al governo di questi nostri paesi alleati che intende rischiare il confronto diretto contro la Russia. E siccome la Russia è una grande potenza e sappiamo che ha armi molto potenti, dovremmo avere chiaro noi i rischi che corriamo con questa gente e la necessità di liberarci da questo condizionamento, di conoscere un po' la verità. Si può fare le indagini, si può fare un supplemento di consultazioni,
Non si manda un tweet, ma ve l'immaginate il presidente degli Stati Uniti, il capo supremo del più importante esercito del mondo, che vale tutti gli eserciti del mondo coalizzati, che manda un tweet per avvertire la Russia che sta per sparare i missili, ma siamo al delirio totale. L'unica che annuncia che non parteciperà all'operazione è Angela Merkel, ed è bene. Ma adesso voglio spostare la domanda su Roma, che non solo tace, anzi non tace, con Gentiloni, che ho visto recentemente in un discorso televisivo, che dà per scontato un elemento falso, che come sto dimostrando è falso, ripetutamente e sistematicamente. L'uso del gas da parte di Bashar al-Assad. Ma chi te l'ha detto, Gentiloni, questa cosa qua? Da dove la ricavi? Con quale autorità parli? Sei il capo, seppure non autorizzato, di un paese come l'Italia. Come fai a accettare questa versione di cui non hai nessun elemento? Non solo, ma non solo accetti la versione, metti a disposizione il territorio dell'Italia per l'operazione di preparazione dell'attacco. Certo, le basi come Sigonella sono più americane che italiane, ma tu hai una responsabilità, sei il capo ad interim nel momento, per il momento del governo italiano, tu ti pigli una responsabilità molto grave. Come la mettiamo? Tu stai facendo delle cose che vanno contro la volontà dell'opinione pubblica italiana, contro la Costituzione, con un governo istituzionalmente non autorizzato a prendere queste decisioni. Prima considerazione. Secondo, in Parlamento l'unico che ha avuto il coraggio di denunciare la truffa, di indicare il pericolo, di chiedere al governo di smarcarsi immediatamente dall'avventura è stato il leader della Lega, Matteo Salvini. Ho già in altra sede espresso il mio plauso. Si tratta di un gesto coraggioso, tanto più che Matteo Salvini è in corsa per avere il governo di questo paese, sta rischiando molto, lui personalmente, in rappresentanza di coloro che lo hanno portato a questo punto. Ora, che abbia taciuto il Partito Democratico non ci stupisce, che tutte le sinistre siano rimaste immobili e silenziose, anche i liberi uguali, questa marmaglia qui, questi stanno zitti. Sono stati zitti fino a ieri, mi stupirebbe che parlassero anche adesso, ma sono stati sconfitti alle elezioni, per fortuna nostra. Quello che mi colpisce di più è il silenzio di Di Maio, che è il silenzio suo personale, ma è il silenzio del Movimento 5 Stelle, visto che l'unico a parlare è lui, in una specie di dittatura totale interna che diventa sempre più preoccupante con il passare dei giorni. Che significa? Il Movimento 5 Stelle non ha altra voce che quella di Di Maio, parla solo lui, e su questo punto cruciale per la pace e la sicurezza dei cittadini italiani non dice una parola. Lui non si sbarca. Allora io vorrei dirvi che quale che sia il governo che si formerà, credo che di fronte a tutti noi cittadini si imponga una decisione importante perché riguarda la vita nostra e dei nostri figli. A quel governo, se si formerà o se andremo alla campagna elettorale e dovremo eleggere un nuovo Parlamento più efficiente di questo e con una legge un po' meno schifosa e indecente di quella con cui abbiamo votato il 4 marzo, noi dovremo chiedere che questo governo difenda la Costituzione, che questo governo si smarchi. Noi dobbiamo avere un governo che si smarchi se giungiamo alla conclusione che i nostri alleati più importanti non sono in grado di ragionare a mente fredda e ci possono portare in guerra, e sulla base di una fake news, anzi di 2 fake news simultanee, a breve lasso di tempo l'una dall'altra. E infine l'ultima cosa, riguarda Papa Francesco. Io ho ascoltato molte cose che ha detto Papa Francesco in questi anni, a molti ho applaudito,
perché avevo il senso che il Papa capisse la preoccupante situazione in cui ci troviamo, ma questo silenzio di oggi, di queste ore, non lo capisco. Dica la sua, Papa Francesco. È uno di quelli che non può essere ricattato. È una figura che, se parla, agisce e influisce sullo stato del mondo. Dica che non ci deve essere nessun bombardamento dell'Occidente su Bashar el-Assad in questo momento e sulla Siria, che è un paese sovrano. Lo dica, perché se non lo dice, purtroppo condivide una responsabilità immensa. Ho detto tante volte che stiamo facendo un giro intorno al mondo. Ogni giro diventa sempre più stretto, ahimè. Non siamo su un'ellisse, siamo su una circonferenza che si stringe. Vi rinnovo il mio augurio di poter fare ancora 1, 2, 3, tanti giri, quanti bastano per la vita delle future generazioni. Ma sappiate che in questo momento si decide, è uno dei momenti in cui si decide quanti sono i giri che avremo a disposizione. Giulietto Chiesa per pandoratv.it